La meditazione è l'atto di mantenere a lungo l'attenzione su di un oggetto o su specifici aspetti, focalizzando ripetutamente la mente su di un contenuto virtuoso. Lo scopo è il seguente: da tempo senza inizio si è stati sotto il controllo della mente. La mente non è stata sotto controllo. La mente tende inoltre a essere oscurata dalle afflizioni e contaminazioni mentali. La meditazione è pertanto destinata a portare la mente, origine di tutti i difetti e le imperfezioni, sotto controllo, rendendola efficiente. Efficienza significa che la si può dirigere verso gli oggetti virtuosi di meditazione come si desidera. The Great Treatise on the Stage of the Path to Enlightenment. La pratica regolare della meditazione aiuta a saper discernere tra le configurazioni abitudinarie della vita di tutti i giorni, per utilmente abbandonare gli schemi ideologici e comportamentali compulsivi, o anche non perfettamente consapevoli, dannosi tanto per sé che per gli altri. Riuscire a superare tali schemi renderà senz'altro più agevole l'approccio a quel centro di naturale e positiva creatività posto in ognuno, che le varie tradizioni spirituali hanno chiamato, nel corso dei millenni, con i nomi più vari. Lo si chiami anima, Atman, Chi, luce chiara, soffio divino. Esso permea costantemente l'intera esistenza. Due i punti di partenza. Da una parte la celebre affermazione, contenuta in uno dei principali testi di logica buddistica, secondo la quale la natura sostanziale della mente è la chiara luce. Le contaminazioni mentali sono transitorie. Dall'altra l'immagine, tramandata nei millenni dall'insegnamento buddistico, che paragona la mente ad un campo da coltivare. La parola meditazione, inoltre, è di derivazione occidentale e da sola può non bastare a comprendere tutte le implicazioni contenute nel vocabolo indiano originale. Il termine proprio usato nella lingua sanscrita è dhyana, che in cinese diviene l'ideogramma Chan, letto dai giapponesi Zen. Anche qui, alla comprensione corretta, sia pure iniziale, di alcuni termini chiave, corrisponderà un aumento delle possibilità di comprensione di questi contesti. La maggior parte dei problemi che sono sorti e che, si spera in misura sempre minore, potranno continuare a scaturire nel corso del dialogo tra civiltà e culture religiose diverse, sono infatti da imputarsi all'utilizzazione superficiale di terminologie apparentemente simili. Secondo l'etimologia tradizionale, per dhyana si deve perciò intendere il processo di progressiva familiarizzazione della mente con gli oggetti virtuosi sui quali è impegnata in modo costante e disciplinato. Secondo tali insegnamenti, la meditazione è il metodo più diretto che il buddismo può offrire per sviluppare qualità umane più alte. È diretto poiché quando si medita si sta operando direttamente sulla mente stessa, trasformando la distrazione in concentrazione, le emozioni negative in modalità creative. Il primo supporto concreto con il quale fare i conti nel mentre che si tenta di avvicinarsi alla meditazione è la stessa struttura portante, il proprio corpo. Al di là delle ovvie considerazioni igieniche di carattere generale, il ruolo che può svolgere il corpo umano per lo sviluppo della mente merita ogni attenzione. Nella tradizione buddistica, il corpo viene definito la base sulla quale applicare i sentieri descritti negli insegnamenti del Buddha, per giungere al risultato del risveglio. Tutto il Dharma può essere riassunto e descritto infatti in termini di basi, sentieri e risultati.
La concentrazione mentale, sanscrito samatha, è lo stato pienamente allenato della mente meditativa. Essa è la base per coltivare la saggezza, l'antidoto definitivo alle illusioni. Quando si è ottenuta la concentrazione della mente, questa diviene chiara, calma e stabile. In questo stato si può analizzare e penetrare facilmente qualsiasi oggetto di meditazione, ottenendo così la realizzazione pura della sua vera natura. I 9 stati di progressiva stabilizzazione mentale. 1. Posare la mente. Si verifica quando il praticante riesce a porre la propria attenzione sull'oggetto della meditazione, ma non è in grado di mantenere tale attenzione per molto tempo, distrazioni e altri ostacoli essendo ancora frequenti. In questo primo stadio, l'agitazione mentale, raffigurata come una scimmia, conduce la mente, un elefante nero, in ogni direzione. Colui che medita, il padrone, in vesti monastiche, cerca di richiamare l'elefante. Una volta che l'elefante sarà domato, non rifiuterà più di obbedire al suo padrone, divenendo finalmente in grado di svolgere ogni tipo di lavoro. 2. Attenzione continua. Si verifica quando il praticante sperimenta momenti di continua attenzione sull'oggetto prima di distrarsi. Ciò accade quando è possibile mantenere l'attenzione sull'oggetto di meditazione per circa 1 minuto. In questo stadio il padrone si porta più vicino all'elefante, lo sta raggiungendo per iniziare a controllarlo. 3. Attenzione ripetuta. Si verifica quando l'attenzione del praticante si è fissa sull'oggetto per la maggior parte della sessione di pratica ed è in grado di realizzare immediatamente quando ha perso la presa mentale sull'oggetto ed è in grado di ripristinare rapidamente tale attenzione. Essere in grado di mantenere l'attenzione per 108 respiri è un buon punto di riferimento per quando si è raggiunto questo stadio. Ora il padrone riesce a controllare l'elefante, ma sulla groppa appare un coniglio che rappresenta il torpore mentale, che in precedenza era troppo poco percepibile per essere riconosciuto, ma che ora si palesa al meditatore. La mente è controllata, ma ha poca attenzione. In questo stadio, il meditatore lancia un laccio, simbolo della consapevolezza, sul collo dell'elefante. L'elefante si volta a guardare indietro, a simboleggiare che la mente può essere adesso, in qualche modo, trattenuta dal potere della consapevolezza. 4. Attenzione ravvicinata. Si verifica quando il praticante è in grado di mantenere la sua attenzione durante l'intera sessione di meditazione, 1 ora o più, senza perdere la presa mentale sull'oggetto di meditazione. In questa fase, il praticante raggiunge il potere della consapevolezza. Tuttavia, questo stadio contiene ancora sottili forme di eccitazione o disattenzione. Ora la mente è molto più ubbidiente. Il padrone può cominciare a togliere il laccio della consapevolezza all'elefante. 5. Attenzione addomesticata. Da questo stadio, il praticante raggiunge una profonda tranquillità mentale, ma deve ancora stare attento alle sottili forme di disattenzione o ottusità, stati d'animo tranquillizzati che possono essere confusi con la vera calma mentale. Ora l'elefante ubbidisce al suo padrone. L'agitazione mentale è minima. La scimmia non precede più l'elefante.
ma lo segue. 6. Attenzione pacificata. È lo scenario interiore durante il quale la sottile opacità o rilassatezza mentale non presentano più un serio ostacolo, ma il praticante resta incline alle sottili eccitazioni che sorgono alla periferia dell'attenzione meditativa. Questa fase è raggiunta solo dopo migliaia di ore di allenamento rigoroso. Il padrone non deve ora più voltarsi a controllare l'elefante. Il coniglio, torpore, svanisce. 7. Attenzione completamente pacificata. Anche se il praticante può ancora sperimentare eccitazione o ottusità sottili, tali distrazioni sono molto meno frequenti e si possono riconoscere e pacificare con relativo agio. Il padrone lascia proseguire l'elefante da solo. La scimmia, agitazione, si accomiata. Non si sperimenteranno più l'agitazione e il torpore grossolani. 8. Attenzione univoca. In questa fase il praticante può raggiungere alti livelli di concentrazione con lieve sforzo e senza essere interrotto nemmeno da leggeri torpore o eccitazione durante l'intera sessione di meditazione. L'elefante è diventato completamente bianco. Segue l'uomo perché la mente è ora pienamente obbediente. Per sostenere la concentrazione è tuttavia ancora necessaria un po' di energia. 9. Attenzione equilibrata. Il meditante raggiunge senza sforzo la concentrazione d'assorbimento, samadhi, e può mantenerlo per circa 4 ore senza interruzione alcuna. In questo stadio il padrone siede in meditazione e l'elefante si placa ai suoi piedi. La mente può ora indulgere senza sforzo nella concentrazione per un lungo tempo. Sia pure non numerati, nello schema scelto per l'esposizione, vi sono ancora 2 stadi successivi. 10. Il raggiungimento perfetto della samatha è rappresentato dal meditatore che cavalca con calma sulla schiena dell'elefante. 11. Il meditatore viene quindi raffigurato sempre mentre cavalca l'elefante, ma procede ora in direzione diversa. Egli impugna una spada fiammeggiante, a simboleggiare il vipassana, la visione profonda, come si è detto, in stretta connessione con la samatha. Sul diagramma vi sono inoltre anche rappresentazioni di cibi, stoffe, strumenti musicali, profumi e uno specchio, a simboleggiare le 5 fonti dell'agitazione mentale, vale a dire i 5 oggetti dei sensi, rispettivamente gusto, tatto, suono, olfatto e vista. In vari punti del diagramma vengono infine rappresentate delle fiamme, a rappresentare lo sforzo necessario alla pratica della samatha. Ogni volta che ricorre, il fuoco è più piccolo della volta precedente, finché alla fine non scompare. Ciò ad indicare che ad ogni stadio successivo è necessaria sempre meno energia per sostenere la concentrazione, mentre alla fine non è più necessario alcuno sforzo. Il fuoco riappare però nell'ultimo stadio, poiché il meditatore ha iniziato ad applicarsi ad apprendere, tramite il vipassana, la modalità ultima d'esistenza del reale, shunyata, e questo richiede senz'altro energia.